Utilizzo del cordoncino per borse Lurex uncinetto numero 4. Faccio un cappio e avvio esattamente 21 catenelle. 2, 3, 4, 5. 21esima perché mi serve per ritornare indietro, siamo a 16 cm. Dopodiché a partire dalla seconda ritorno indietro, anziché lavorare nella metà costina, lo sapete, lavoro in tutte le asoline dietro. Per cui vado a lavorare un punto basso in ciascun punto basso sottostante per un totale di 20 punti bassi. E continuerò in questo modo in righe di andata e di ritorno a punto basso finché non ottengo un totale di 44 righe a punto basso. Per cui una volta finita tutta la riga farò la catenella, girerò il lavoro e continuerò sempre a punto basso. Semplicissimo. Per una borsa di medie dimensioni o di grandi dimensioni ovviamente avvierete molte più catenelle. L'importante è che il numero di punti sia multiplo di 2 perché poi vedremo che sulla zona della patella cambieremo punto di lavorazione, per cui ci serve un multiplo di 2. Bene, ho terminato le 44 righe totali a punto basso. Abbiamo una larghezza da 16 cm e un'altezza da 29. Continuiamo con il nostro lavoro. Riprendo l'uncinetto numero 4, faccio una catenella e giro il lavoro. Nei primi due punti vado a lavorare un punto basso. Nel punto successivo vado a lavorare una nocciolina composta da 5 punti alti. Prendo il filo, entro nel punto successivo, ho 3 asole e chiudo solo le prime 2. Ripeto questo lavoro per altre 4 volte. Chiudo le prime 2, chiudo le prime 2, chiudo le prime 2 e per l'ultima volta ripeto, chiudo le prime 2. Ho 6 asole sull'uncinetto, riprendo il cordoncino e chiudo tutto. Poi passo direttamente al punto successivo, entro, prendo il cordoncino e chiudo a punto basso. In questo modo si sarà formata la nocciolina sul pannello davanti. Subito dopo, nel punto successivo, facciamo un altro punto basso per un totale di 2 consecutivi, dopodiché ripetiamo la nocciolina. Cordoncino sull'uncinetto, primo punto alto chiuso a metà, secondo, terzo, quarto e quinto. 6 asole sull'uncinetto, prendo il cordoncino e chiudo tutto. Vado nei punti successivi, nel primo e faccio un punto basso e nel secondo faccio il secondo punto basso consecutivo. Continuerò così per tutta la riga. Quasi al termine della riga mi rimarranno gli ultimi 3 punti. Nel successivo faccio l'ultima nocciolina, ovvero la sesta. E concludo con gli ultimi 2 punti bassi, proprio come ho iniziato. Catenella, giriamo il nostro lavoro e voilà, questo sarà il risultato. Riga successiva, faremo semplicemente dei punti bassi, un punto basso in ciascun punto che ci ritroviamo. Ovviamente alla fine della riga ci ritroveremo 20 punti bassi. Dove fare il punto basso? Proprio sulla nocciolina. Abbiamo qui l'asola un po' più grande rispetto alle altre perché abbiamo chiuso insieme 5 punti. Entriamo e chiudiamo. 1, 2,
nocciolina, quindi punto basso, 1, 2, nocciolina, siamo al termine della riga, ci rimangono gli ultimi 3 punti, un punto sulla nocciolina e gli ultimi 2 a conclusione della seconda riga. Continuerò in questo modo per un tot di righe, alternando la riga a punto nocciolina e la riga a punto basso normale. Bene, il lavoro con le noccioline è terminato. Alla fine ho ripetuto le prime 2 righe, punto basso e nocciolina, per 7 volte, infatti mi ritrovo 14 righe. Spettacolare, che dite? Mi piace molto molto. Adesso continuiamo il nostro lavoro. Vado a fare 2 righe a punto basso normale. Giro e lavoro la prima riga, un punto in ciascun punto, per un totale sempre di 20 punti bassi. Una volta che termino questa riga ne faccio un'altra. Ultimo punto basso, perfetto. Adesso il mio pannello sarà alto esattamente 43 cm. Prima di continuare con il giro di rifinitura andiamo a segnare delle righe con i marcapunti. A partire dalle catenelle iniziali contiamo 16 righe e alla 17ª mettiamo il marcapunti. Dopodiché, dopo il marcapunti, contiamo 7 righe e all'8ª riga andiamo a mettere il marcapunti. In totale, da un marcapunti all'altro avrò 9 righe che successivamente non saranno altro che 9 punti da riportare su entrambi i laterali. Stessa cosa faremo dall'altra parte. Possiamo continuare con il rifinire tutto il perimetro, molto semplice. Tolgo la catenella e aggiungo 2 punti bassi per un totale di 3, formando così il primo angolo. Dopodiché andremo a lavorare come di consueto un punto basso in ciascuna riga, per cui entro nel punto basso della riga successiva e faccio un punto basso, riga successiva, un punto basso, riga successiva, entro, un punto basso e continuo così su tutto il lato più lungo. Quando arriviamo ai marcapunti, togliamo il marcapunti, lavoriamo il punto basso e rimettiamo il marcapunti nel punto basso. Stessa cosa con gli altri 3 marker. Sono al termine del lato più lungo e mi rimangono 1 e 2 punti da lavorare. Ultimo punto, nonché primissima catenella. Anche qui aggiungiamo altri 2 punti per formare il secondo angolo. Giriamo leggermente il nostro lavoro e continuiamo a lavorare 19 punti che ci rimangono. Quando arriviamo all'ultimo punto, anche lì lavoreremo 3 punti bassi e proseguiremo sul secondo lato più lungo fino a terminare il giro di rifinitura a punto basso. Sono al termine del giro di rifinitura e ho le ultime 2 righe da andare a lavorare. La penultima entro prendendo le 2 asoline e faccio il penultimo punto basso e l'ultimo punto basso lo vado a fare in questo punto dove c'è il primo. Ora dovremmo aggiungere un secondo punto basso per un totale di 3 con il primo fatto per il quarto ed ultimo angolo, ma siccome andrò a chiudere il giro lo farò con ago e filo. Nel caso vogliate irrigidire il vostro lungo pannello, andate a ritagliare della rete da 0,5 delle stesse dimensioni del pannello e lo andate ad incorporare facendo un secondo giro di rifinitura. Oppure potete utilizzare anche un foglio di feltro che andrete a cucire o ad incollare direttamente sul pannello all'uncinetto senza fare un secondo giro di rifinitura. Stacco il cordoncino, mi inserisco nel primo punto basso,
e al centro dell'ultimo. Chiusura invisibile, non avremo alcun scalino. Nascondiamo il filo in eccesso tra i punti sul dietro, sigilliamo per bene e voilà, il nostro lungo pannello rettangolare è pronto. Adesso siamo a 17, per cui siamo cresciuti di 1 centimetro per 43. Adesso andiamo a costruire i due laterali. Come notate abbiamo una profondità molto importante. In questo modo la nostra borsa sarà super pratica, comoda e capiente. Come accessorio sto utilizzando un moschettone piccolo, credo sia da 2,5 cm, che ha le alette. Come sempre faccio un cappio e avvio 10 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La decima mi serve per ritornare indietro a punto basso, quindi a partire dalla seconda catenella nella maglia dietro, proprio come il corpo della borsa, andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 9 punti bassi. Fatta questa primissima riga a punto basso, ne andremo a lavorare altre 2 per un totale di 3. Nono punto, catenella. Fatte le 3 righe, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare i primi 4 punti bassi. 3 e 4. Nel quinto punto andiamo a riprendere il punto nocciolina. Sei asole sempre sull'uncinetto, chiudiamo tutto e poi terminiamo la riga con gli ultimi 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Fatta la prima riga a punto nocciolina, faremo altre 3 righe a punto basso, proprio come ho fatto qui. Poi riga a punto nocciolina, 3 righe a punto basso, punto nocciolina, 3 righe a punto basso e concludiamo poi con le ultime noccioline. Ma ci vediamo proprio quasi alla fine, così le faremo insieme. Vi mostro come le ho sfalsate. Intanto andiamo avanti per le prossime 11 righe. Terminate le nostre 15 righe totali, andiamo a sfalsare le noccioline. Catenella, giriamo il lavoro, facciamo 2 punti bassi consecutivi. Nel terzo punto facciamo la nocciolina, poi lavoriamo 3 punti bassi consecutivi, ci rimangono gli ultimi 3 punti, nel terzultimo facciamo una nocciolina, e negli ultimi 2 andiamo a lavorare 2 punti bassi, uno nel primo e uno nel secondo, nonché l'ultimo. Catenella, giriamo il nostro lavoro, andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto, sempre per un totale di 9 punti bassi. E poi possiamo procedere con il giro di rifinitura. Stesso procedimento del pannello corpo borsa. Aggiungiamo 2 punti per formare il primo angolo per un totale di 3 e poi andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna riga. 1, 2, 3 e così via. Nell'ultimo punto 3 punti, un punto in ciascuno, 3 punti e poi risaliamo. Ci vediamo direttamente qui. Sono al termine del giro di perimetro, quindi vado a fare il 17° ed ultimo punto proprio nello stesso punto dove ho lavorato il primo e adesso qui, proprio come abbiamo fatto prima, andiamo a ricreare l'asola di chiusura invisibile per formare il quarto angolo, ma nello stesso tempo andremo a tagliare un bel po' di filo per andare a cucire il laterale sul corpo della borsa. Mi aiuto con un ago, vado a fare intanto l'asola nel primo punto, entro al centro dell'ultimo, vado a bloccarmi il filo nella maglia dietro e faccio un nodo, entro in questo anello e faccio il nodo. Abbiamo l'angolo 1, 2, 3
vado a segnarmi il secondo dell'angolo. Prendo il corpo della borsa, in questo caso ho il cordoncino dall'altra parte perché vi avrei consigliato di iniziare la cucitura da questa parte, poi capirete il motivo, ve lo mostrerò meglio. Per quanto riguarda l'altro lato ho iniziato la cucitura ovviamente da qui e ho cucito, mentre per quanto riguarda la cucitura sull'altro laterale facciamo in questo modo. Mi aiuto sempre con i marcapunti, prendo la metà asola del secondo punto dell'angolo e blocco 1, 2 e 3. Ok, quindi angolo con angolo. Stessa cosa facciamo dall'altra parte. Una volta aver pareggiato i punti, da un marker all'altro coincidono tutti. Andiamo a pareggiare anche quelli alla base. Noterete che rispetto a quello che vi avevo detto prima di marcare i primi 9 punti, la realtà è ben diversa perché dobbiamo spostarci di 3 punti. Ma come fare? Esattamente così. Qui abbiamo l'angolo con il punto che coincide, poi contiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, quindi andiamo a segnare il secondo punto del terzo angolo con quello che coincide sul pannello della nostra borsa, per cui anziché andare a cucire il punto che vi avevo indicato prima con l'angolo, andiamo a segnare il terzo, quindi a partire dal primo, anzi il quarto, a partire da questo contate 1, 2, 3 e 4 e segnate il quarto del pannello della borsa. Poi andate a contare per andare a capire quale punto andare a prendere sulla zona della patella. Fate coincidere tutti i punti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 e andate a segnare il 36esimo, cioè 36esimo nel senso io conto anche i punti del laterale, in realtà sono 18, 18 più 18, 36, credo sia chiaro, non c'è nulla per cui confondersi, è abbastanza semplice. Quindi andrò a cucire il secondo punto dell'angolo con quello che ho segnato. Se vi ricordate il cordoncino proprio all'interno del laterale, cosa facciamo? Proprio dall'interno passiamo all'esterno attraverso il punto del pannello della borsa, tolgo anche il marcapunti altrimenti ci si confonde, quindi faccio passare il cordoncino e poi entro nello stesso punto e faccio come al solito 2 passate, 1 e 2 per rinforzare l'inizio. Lo stesso faremo alla fine e dopodiché, visto che già abbiamo fatto tutti i calcoli possibili, possiamo cucire spediti. Come notate sto prendendo le asole interne, asolina interna con asolina interna, asolina interna con asolina interna e così via. Abbiamo già fatto i calcoli, se avete seguito bene tutti i passaggi che vi ho mostrato, contando tutti i punti, non vi potete assolutamente sbagliare. Come notate non fa una piega, vado a cucire gli ultimi 2 punti, nonché l'angolo con l'angolo. Anche qui, come vi dicevo prima, faccio 1, 2, poi rientro qui e vado a bloccarmi il cordoncino all'interno. Vado qui e blocco. Passo al centro di questo nodo
poi faccio passare il cordoncino per un po' di punti, poi taglio e sigillo con l'accendino. Faremo allo stesso modo anche dall'altra parte. Bene, vi faccio vedere meglio il progetto. Questo sarà il risultato. L'ho anche un po' imbottita per mostrarvi l'effettiva capienza. Adesso non mi rimane altro che fissare una chiusura. Opto come al solito per qualcosa davvero di semplice e di veloce da applicare, ovvero dei bottoni magnetici con i 4 fori da cucire direttamente. Ok, ho cucito anche il bottone magnetico, è stato super facile e veloce. La borsa si chiude abbastanza bene, devo dire, perfetta, sono molto soddisfatta. E adesso vi mostro come realizzare un manico, una tracolla per una borsa del genere, ma non solo, in maniera semplice e veloce, ma davvero particolare. Siete pronti? E voilà, io già da una parte ho costruito il tutto. Allora, ci occorrerà, credo che un po' tutti a casa abbiamo della catena per impreziosire le nostre borse, ne occorrerà 40 centimetri. Poi una volta messa in due, perché la metterò in due, adesso vi mostro, avremo un totale di 20 centimetri. Vi ricordo come sempre che la lunghezza del manico della tracolla è personale, per me 20 centimetri vanno più che bene. Calcolate che abbiamo 20 centimetri di catena da una parte più 20 dall'altra parte, sono 40 centimetri, più il resto della lavorazione sarà all'uncinetto. Oltre a questo ci occorrerà il moschettone che vi avevo mostrato prima. Adesso iniziamo subito. Io da una parte già avevo fissato il moschettone, passaggio che non vi ho mostrato, e ho fatto la lavorazione all'uncinetto direttamente con la borsa. Però per facilitare questa operazione o comunque per lavorare in maniera comoda possiamo fare anche in questo modo. Inserisco un'estremità attraverso il moschettone. Dobbiamo mettere la nostra catena sul dritto, mi raccomando. Le maglie sono tutte sul dritto. Poi riprendo un cordoncino e vado a fare un cappio. Lo tengo sull'uncinetto. Inserisco cappio più uncinetto nella prima maglia e faccio un punto basso. Poi faccio lo stesso lavoro sull'altra estremità della catena. Inserisco l'uncinetto, prendo il cordoncino, lo faccio passare attraverso e lavoro il secondo punto basso. Per una lavorazione un po' più larga potete fare anche 2 punti bassi più 2 punti bassi, però vi suggerisco di cambiare il numero dell'uncinetto, almeno passare al 3,5 o massimo 3. Poi catenella, giro il mio lavoro e vado a fare un punto basso in ciascun punto, per un totale sempre di 2. Catenella, giro il mio lavoro, faccio la terza riga a punto basso e in totale ne farò 15. 15 righe corrispondono nel mio caso a 10 centimetri. Quindi 10 centimetri di lavorazione su questa catena più 10 dall'altra parte sono 20 centimetri, più i 20 centimetri di catena da una parte e dall'altra praticamente sono 60 centimetri totali. Vi ricordo sempre che la lunghezza della tracolla, del manico, è personale, quindi in base alla lunghezza che solitamente utilizzate, vi regolate e riportate quelle misure esattamente sia sulla catena che sulla lavorazione all'uncinetto. Terminate le righe che ci occorrono, i centimetri che ci occorrono, possiamo fare una catenella e staccare un po' di cordoncino. Metto il tutto sul dritto, mi raccomando, vado a prendere l'altra estremità, ok, ho messo anche l'altra estremità già sul dritto, giro il mio lavoro e vado a cucire punto per punto, quindi primo punto con primo punto, vado a fare una prima passata sul rovescio, una seconda passata, stringiamo per bene, mi raccomando, passo al punto successivo, 1 e 2, e anche qui vado a fare 2 passate, 1 e 2. Possiamo anche bloccare queste 2 asole per congiungere al meglio il lavoro.
E lo possiamo fare anche dall'altra parte, quindi cosa faccio? Passo attraverso le cuciture, mi riporto sull'altro lato, faccio passare per bene il tutto così e vado a congiungere le due asoline più esterne. Faccio passare il cordoncino, semplice semplice, e poi vado a bloccare definitivamente il tutto. Sigillo come sempre con l'accendino, vado a nascondere anche questa coda in eccesso iniziale tra i punti, qui non c'è bisogno di bloccare perché già è tutto bloccato, taglio e bruciacchio. Ancora per l'ultima volta, mi raccomando, mettiamo sul dritto la nostra catena e facciamo passare le alette attraverso la lavorazione del primo laterale. Devo essere perfettamente al centro. Vi ricordate, avevamo 9 punti, come notate sono al quinto punto. Prendiamo la griglia in dotazione, una aletta la chiudo verso l'interno e l'altra verso l'esterno per bloccare anche il resto della griglia. Mi aiuto sempre con una pinza, quindi prendo, apro e il moschettone è ben fissato alla borsa. Il nostro progetto è così completo. E voilà, amiche ed amici, progetto completato, che dire, è davvero deliziosa. Vi ricordo ancora una volta che potete realizzarla sia di medie che di grandi dimensioni. Il procedimento è sempre lo stesso, avvierete ovviamente più punti. Lo stesso vale per la tracollina, magari la andrete a realizzare un po' più lunga. Sembra piccina piccina, ma in realtà anche per questo progetto ho giocato con la profondità, che non è assolutamente indifferente. È profonda 8 cm e mezzo. E da qui lo potete anche notare. Chiaramente potete sia irrigidirla che foderarla, e se non vi va di fare questi due passaggi potete andare a realizzare una lavorazione all'uncinetto di punti bassi, anche 2 vanno bene, righe di andata e di ritorno, e andate a cucire questa sorta di toppa proprio qui e dall'altra parte, così avete nascosto le alette. Il problema è così risolto. Dunque è larga, se non erro, 16-17 cm, esatto 17, ed è alta esattamente 13 cm. Davvero non male, è proprio una chicca, mi piace troppo, è un gioiellino.